Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua per presentarvi un prodotto inviatomi dalla Evolution. Questo è un marchio, diciamo, un semiprofessionale. In questo caso mi hanno inviato una troncatrice radiale con batteria. Oltre il parco batteria e il caricabatteria, la Evolution mi ha inviato anche il cavalletto, così da avere un set completo e sfruttarlo al massimo le potenzialità di questa troncatrice radiale. Preciso a dirvi che questo monta un disco da 185 mm, una lama multimateriale, e quindi non rimane che fare una panoramica su tutta quanta la macchina, e dopo vi devo spiegare anche il settaggio, perché comunque era quasi perfetto il settaggio, ma siccome arriva tutta smontata e da montare, quindi è facile che si perda, si stari. Quindi mi sono dotato di un inclinometro e di una squadra, così per settarla in modo ottimale. Ragazzi, prima di procedere alla presentazione vorrei invitarvi a iscrivervi al mio canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto e attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Ok ragazzi? Andiamo! Ragazzi, questa troncatrice è veramente bella, ben fatta, anche il cavalletto dà un importante valore a questa troncatrice, perché comunque con le gambe così inclinate dà un supporto stabile e sicuro. Da questa parte possiamo vedere le viti di settaggio, che sono questa qui, questa serve per i 45 gradi, basta allentare il bulloncino e svitare la parte superiore e poi riavvitare il bulloncino, e da quest'altra parte invece qui, questa parte qua sotto allentiamo, da questa parte qui si allenta appunto per mettere a 45 gradi la macchina. Quest'altro invece serve appunto per mettere a 90 gradi la lama rispetto al piano. Ragazzi, ho avvicinato la fotocamera per farvi vedere dall'angolazione giusta il taglio di questa troncatrice radiale. Innanzitutto ho appoggiato questa perlina da circa 2,5 cm, la blocchiamo con il fermo. Io direi di farlo slittare un pochettino più qui, perché così potremmo fare più tagli. Iniziamo da qui, secondo me avremo più modo di vedere anche come taglia. Ecco, abbiamo fissato il tutto. Ecco un problema di questi fermi. Purtroppo hanno questa peculiarità che vanno a battere contro il motore. L'ho fatto appositamente questo qua. Infatti, se noi invece facciamo un'altra cosa, lo allentiamo e lo mettiamo sul lato opposto del motore, non abbiamo questa problematica. Comunque, per sopperire abbiamo anche un gancio che comunque si infila dalla parte anteriore. Vi ho fatto vedere anche il negativo di questa macchina, però c'è anche altre troncatrici hanno lo stesso problema, quindi non è soltanto la Evolution. Quindi rivediamo il taglio, via. L'ha tagliato praticamente come il burro.
ha una lama fantastica, non lascia alcuna asperità. Io direi di provare a farne un altro taglio. Effettuiamo un altro taglio, così. Da mettere il pezzo che è stato segato molto male in una posizione tale che possiamo anche tagliarlo in più volte a 45. Un taglio perfetto. Io direi possiamo anche girare il pezzo. Andiamo col secondo taglio a 45. Inoltre abbiamo anche un arresto rapido della lama, perché per la sicurezza, e questo qua penso che sia un po' la prova del 9. Guardate che bello, stupendo, taglio stupendo ragazzi, un taglio veramente formidabile. Comunque ragazzi, possiamo anche tagliarne anche 2 di tavole o 3. Adesso qua alziamo la battuta così va a pigiare in modo un po' più efficace. Naturalmente qui non abbiamo più la battuta di fondo perché è troppo alto il pezzo, però diciamo in gran lunga ci siamo. Via. Ragazzi, ne ha tagliate tutte e 3 in modo perfettissimo. Che vogliamo di più? Per fare questi lavori è veramente eccezionale. La batteria poi, io sto in aperta campagna, dovrei prendere una prolunga molto lunga e quindi sarebbero delle spese comunque non indifferenti. Invece così, se uno ha una o più batterie anche in cantiere per fare lavori dove non è servito da corrente elettrica, può benissimo usufruire di questa troncatrice radiale. Comunque io passerei a un altro materiale, così tanto per vedere le sue capacità. Ragazzi, passiamo allora al PVC. L'abbiamo fissato il tubo, quindi adesso procediamo col taglio. Via. Ragazzi, come il burro, non ha lasciato nessun residuo, è proprio pulito, guardate, perfetto, un taglio perfetto. Io direi PVC è andato. Adesso andiamo con uno scatolato leggero e poi con un ferro pieno, ok? Allora, prossimo test, io avrei preso uno scatolato, quello classico che si usano nei cantieri quando si fanno i pannelli in cartongesso. Io direi di metterlo così, in questa parte, così, verso il basso, e bloccandolo, questo qui, opla, così. Abbiamo bloccato il pezzo, ragazzi, quindi io direi di andare a tagliarlo, ok? Via. Ragazzi, come il burro, per fare lavori del genere è eccezionale. Guardate, perfetto. Facciamone un altro taglio così, tanto per
testarla meglio. Naturalmente io ho messo gli occhialetti DPI per la protezione, non si sa mai, qualche scheggia, è sempre meglio coprirsi. I guanti invece l'ho lasciati sul cavalletto e quindi non l'ho messi, mi sono dimenticato. Comunque andiamo con la seconda parte, via. Ragazzi, perfetto, perfetto, taglio perfetto. Ragazzi, e adesso proviamo a fare il taglio a 45, già inclinata, quindi si parte, ok? Mano sinistra questa volta, Ragazzi, un taglio veramente preciso, senza sbaffature, taglio netto. E adesso leviamo anche questo qui e vediamo se è a 90 gradi. Io direi proprio di sì, ragazzi. Taglio a 90 gradi. Che vogliamo dire? La lama quando è buona e il prodotto è veramente eccezionale. Di nuovo a 45, io direi di fare l'altro taglio. Fate attenzione, non fate quello che faccio io, perché il pezzo che ho è pericoloso bloccarlo in questo modo. Anche questo qui, missione compiuta. Guardate che bello, guardate che bel taglio. Questo è a 90 gradi. Allora ragazzi, questa è una barra di ferro pieno da mezzo centimetro di spessore, questo avevo e questo proviamo, quindi andiamo a fare questa prova, ok ragazzi? Via! Ragazzi, tagliata nettamente e in modo impeccabile, nessuna sbaffatura, guardate. Allora ragazzi, abbiamo fatto i nostri tagli, abbiamo fatto il test. Io direi di dare una pulita alla macchina, perché così è inguardabile, risistemare tutto quanto e poi andiamo alle conclusioni, va bene? A dopo. Ragazzi, ho terminato i tagli di legno, tutto scatolato, perché ho fatto prove, controprove, le tarature con la squadra, poi ho visto se era a 90 gradi i tagli, quindi perfettamente, fidatevi sulla parola, funziona veramente bene una volta che è settata. La lama è eccezionale. Io che devo dirvi, io ve la consiglio vivamente questa troncatrice radiale a batteria. Adesso diciamo dopo tutti i tagli è scesa soltanto di una tacca, stiamo parlando di una 4 Ah, quindi se voi avete bisogno di portarla in cantiere e non avete tempo di ricaricare, quindi attendere circa un'ora per la ricarica, io vi consiglio di dotarvene almeno di due, così almeno uno si utilizza e l'altra sta in ricarica. E naturalmente se la Evolution mi lascerà il codice sconto per voi, ve lo lascerò in descrizione. Questo omaggio è all'insegna dell'acqua, quindi è meglio che mi sbrigo, così almeno riparo tutto quanto, do una soffiata e ripongo tutto quanto a posto nel capanno attrezzi. Ok ragazzi, allora mi ha fatto un gran piacere presentarvi questa macchina, stare di nuovo insieme a voi.
Io sempre vi chiedo di iscrivervi al mio canale, a voi non costa nulla, basta un clic su iscriviti e siete iscritti. Siamo sempre uno e più e quindi mi darete modo di far crescere il mio canale e la credibilità verso queste aziende che mi forniscono di questi prodotti. Poi se avete domande, naturalmente lasciatele sotto a commenti, io come posso vi rispondo, va bene? Un saluto a tutti e buon proseguimento di serata.